Buonasera a tutti, benvenuti a questo meraviglioso posto, la casa di Srila Prabhupada. Oggi siamo fortunatissimi di avere l'associazione di un grande anni in India, risiede a Chennai, Madras, ha costruito un tempio bellissimo che voi tutti dovete un giorno visitare. Sua Santità è diretto discepolo di Srila Prabhupada. Incontrò Srila Prabhupada nel 1970 in Giappone. Srila Prabhupada gli chiese di venire con lui in India, dove apprese le conoscenze spirituali direttamente da lui. Ha tradotto più di 150 libri dal sanscrito e il bengali e praticamente viaggiamo in tutto il mondo per illuminare i devoti nella conoscenza di Krishna. Siamo fortunati di stare con voi oggi, saremo qui per alcuni giorni, farà dei corsi di lezioni sia la mattina dello Srimad Bhagavatam che della sera alle 6, penso alla stessa ora, su diversi soggetti per cui tutti noi possiamo apprendere qualcosa da lui. Praticamente è uno scienziato spirituale. Hare Krishna. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimati Bhakti-vedanta Swami Niti Namani Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachadane Nirvishesha Shunyavadi Paschachadesha Tadane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shri Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So this is a presentation on sound. Quindi questa è una presentazione sul suono. And of course we know sound is very prominent in our sampradaya. Sappiamo che il suono è molto prominente nella nostra sampradaya. The main process of spiritual development for us is chanting the name of Krishna. E nel processo dell'evoluzione spirituale col canto del santo nome di Krishna. And of course we see that in the spiritual sky everybody is playing instruments. Come vedete nel cielo spirituale tutti suonano uno strumento. But the question may arise, why sound? Sound is material, it goes through our ear. Quindi tutti potrebbero chiedersi perché il suono è così importante. So why is sound so celebrated in the Vedic literature? Perché il suono è così celebrato nella nostra liturgia, letteratura. So, if we examine sound, as Prabhupada says, it's a vibration. Se esaminiamo il suono, vediamo che è una vibrazione, come dice Prabhupada. So vibration is a certain frequency. Quindi vibrazione vuol dire una certa frequenza. And if we look at the whole material world, it's made up of vibration. E se osserviamo tutto il mondo materiale, è fatto di vibrazioni. So probably in school, in science class, you learned about atoms and protons and electrons. They're all moving. Quindi forse a scuola, nell'ora di scienza, avete imparato che protoni, elettroni, neutroni si muovono tutti quanti. And each atom has, for each element, the atom has its particular vibration. Perché ogni atomo ha la sua propria vibrazione. When we put atoms together, they become molecules. E quando mettiamo gli atomi insieme, questi diventano molecole. Molecules are also vibrating at certain rates. E anche le molecole hanno una certa frequenza vibratoria. And when we put all the molecules together, we get bodies like human body. E quando mettiamo le molecole insieme otteniamo un corpo, come il corpo umano. And in the body we have different organs like the heart and the lungs and the kidney. E nel cuore abbiamo organi come i polmoni, il cuore, i reni. So in the 1900s, then some curious people discovered that the organs of your body also have certain vibrations. E nel 1900 una persona curiosa ha scoperto che anche gli organi all'interno del corpo avevano una certa frequenza. So each organ like the heart or the lung will have a certain vibration, which is the healthy vibration. Quindi ogni organo nel corpo, come il cuore e i polmoni, ha una sua propria vibrazione, che è la vibrazione sana, quando è in salute. So we can measure that vibration. E quindi possiamo misurare quella vibrazione. And if it's the correct vibration, then we say that organ is healthy. E quindi se è la corretta vibrazione, quell'organo è sano.
And if it's either too much or too little, then it's unhealthy. Se invece la frequenza è troppo o troppo poco, vuol dire che l'organo non è in salute. So this is a very easy way to diagnose you. Quindi questo è un modo molto facile per fare una diagnosi. Of course, since that time, they've developed other methods like X-rays, etc. Ovviamente adesso ci sono anche altri metodi come i raggi X, eccetera. But then the other important point about this is that you can also get your vibration back to normal using vibration. Ma una cosa importante è che possiamo riportare la vibrazione a normale usando proprio una vibrazione. And thus we can use vibration to diagnose sickness and also to cure sickness. E quindi possiamo usare le vibrazioni per diagnosticare una malattia e anche per curarla. So this has been, different alternative persons have been, experimenting with this for, maybe 100 years now. Quindi persone alternative hanno fatto esperimenti su questo per centinaia d'anni. Now we have computers, so it's very advanced. Now we have? Computers. Ovviamente ora abbiamo i computer che sono in grado di calcolare. So they can scan your body in detail very quickly and diagnose all sorts of diseases of which you never even thought you had. E possono scannerizzare il corpo molto velocemente e trovare tutto quello che c'è, che non va bene. Sometimes we get sick and we have all sorts of problems. We go to the doctor, they can't find what's wrong. A volte siamo malati, abbiamo dei problemi, andiamo dal dottore e lui non riesce a capire cosa c'è che non va. So this system can help, diagnose particularly what is wrong, and it could be something that nobody ever thought of. E magari invece con le macchine si può diagnosticare velocemente qualcosa che magari nessuno aveva mai pensato. And again, the cures are also, they're not invasive. You don't have to do an operation, cut you apart, and take out an organ or whatever. They just use vibration to cure you also. E adesso ci sono delle cure a base di vibrazioni che permettono di curare senza metodi invasivi come interventi chirurgici invasivi. So some predict this will be the future medicine because standard doctors don't accept it at the moment. Questo potrebbe essere la medicina del futuro, anche se oggi i dottori ordinari non accettano questo metodo. So anyway, the idea is that your body has certain vibrations. Ad ogni modo, i corpi sono dotati di una certa vibrazione. Your brain also has vibrations. Anche il nostro cervello ha vibrazioni. In the Bhagavatam and other Vedic literatures, we talk about waking state, dream state, deep sleep state. Nel Bhagavatam si parla ad esempio di stati, lo stato di veglia, di sonno, sogno, sonno profondo. So in modern science they have the brain waves, we have the waking state or the beta wave, we have the alpha wave, which is like a meditational state, we have deep sleep state like theta, we have different brain waves. E quindi anche gli scienziati hanno visto, analizzando il cervello, che nello stato di veglia il cervello ha le onde beta, e invece nello stato di dormiveglio, di meditazione, sono attive le onde alfa, e in altri stati ci sono altre onde. So in order to have a healthy brain, then you have to have all these states operating at certain times of the day and night. E quindi se il cervello è in salute ci sono questi diversi stati che operano durante il giorno e la notte. Some people do have problems, they cannot sleep, for instance. E ci sono però persone che hanno problemi, ad esempio, che non riescono a dormire. So in other words, they can't get these other states of the brain operating properly. E in poche parole non riescono ad ottenere quelle frequenze che dovrebbero avere nello stato di sonno. Interesting also is this alpha state is also very useful because this is also the state of meditation. È interessante notare che lo stato di alfa è uno stadio molto rilassato perché ha a che fare anche con la meditazione. They now have little machines you can put on your head here and then they can figure out when you're concentrating, you're going into alpha state. Ci sono delle macchine collegate a elettrodi per
e verificare che quando uno si concentra loro vedono se sei nello stadio alfa. And when you're going off that state, they start beeping, so you know, oh, I've lost my concentration. E quando perdi la concentrazione la macchina manda dei segnali perché hai perso quello stato, quindi le onde sono cambiate. We often see devotees complaining, I'm chanting Hare Krishna, but my mind is all over the place. Spesso senti i devoti che si lamentano, sto cantando Hare Krishna ma la mia mente vaga ovunque. So this is what's a modern scientific invention to help you concentrate your mind on meditation. E quindi gli scienziati moderni possono attraverso i macchinari permettere di concentrare ed entrare nello stadio alfa di concentrazione. There's another aspect of brainwaves also. C'è anche un altro stato mentale del cervello. Due to developments of the computers, whatever, now they can also decode your thoughts, which are also waves. Adesso con l'aiuto del computer riescono anche a decodificare i nostri pensieri, che sono anche loro delle frequenze. So in other words, the computer can read your mind. In poche parole, i computer vi possono leggere nella mente. We often hear of yogis, they can kind of read your mind. So Noi spesso computers can sentiamo do it now. che gli yogi possono leggere nella mente, ma adesso anche i computer lo fanno. The other thing is they can also make thought waves with the computer. Un'altra cosa è che adesso col computer possono fare delle onde di pensieri. So they can feed that back into your brain. Possono creare dei pensieri da infilare nel tuo cervello. So they can make you think things also. E quindi vi possono fare anche pensare. So this is, mind control. È il controllo mentale. This also could be very dangerous, as we see. Ma anche questo può diventare molto pericoloso. So they could use that to do all sorts of things to people in the modern Perché world. possono usarlo per fare ogni genere di cose alle persone. So it's a developing science, but of course it's probably kept secret. Quindi questa è una scienza che è in via di sviluppo, ma ovviamente la stanno tenendo segreta. Okay, so the human body vibrating, brain is vibrating, earth is vibrating. Quindi ogni cosa vibra, non solo il corpo umano, la mente, il cervello. Usually we just think of the earth as a bunch of dirt and water and mountains and rivers as just lifeless. Noi pensiamo che ci sono cose come l'acqua, le montagne, i fiumi, eccetera, che siano senza vita. But scientists measure the frequency of the earth at 7.83 hertz. That's its healthy vibration. Ma gli scienziati hanno misurato anche le frequenze della Terra, sono 7,8 Hz, perché tutto vibra. And of course, if we start disturbing the earth too much by mining and pulling the oil out or whatever, then the vibration is not proper. E naturalmente l'uomo sta disturbando le frequenze normali. So in other words, the earth is something like a living organism, and if you disturb it too much, then it gets really disturbed and it's unhealthy. E quindi anche la Terra è un organismo vivente e se lo si disturba troppo, ovviamente perde la salute, si ammala. In the first canto of Bhagavatam, there's a story of how the earth is represented by a cow and Dharma is represented by a bull. E naturalmente nel Bhagavatam abbiamo la storia di come la terra viene rappresentata dalla mucca e il Dharma è rappresentato dal bue. And Kali Yuga personified as attacking the bull, in other words, destroying Dharma. Il Kali Yuga viene personificato con il bue che viene disturbato e inizia quindi lì il Kali Yuga. This means Scusate, che si rompono la gamba, le gambe del bue e da lì inizia il Kali Yuga. This means that increase in lust, anger, greed, destruction, violence, etc. E questo significa l'aumento della lussuria, della collera, dell'avidità, della violenza, eccetera. So Kali Yuga is beating on the legs of the bull and only one leg is standing, the others are all broken. Quindi il Kali Yuga sta battendo contro le tre gambe del bue e solo una rimane in piedi. And the cow, which represents the earth, is standing there watching. E la mucca, che rappresenta la terra, è lì che guarda, osserva. And of course the cow is crying. E naturalmente la mucca sta piangendo. So if the cow is crying, we know the cow is not going to give milk.
E quindi se la mucca piange vuol dire che non darà il latte. So when there's too much violence on earth, then the earth does not give its produce. E quindi quando c'è troppa violenza sulla terra, la terra non dà i suoi prodotti. In the modern world, we have a lot of publicity about environmental issues and how there's less water and there's increasing heat and so many disturbances. E nei giornali, nei media di oggi si parla tanto di disturbo climatico, di mancanza di risorse, di acqua. So we can get scientific, reasons for that. Quindi ci sono delle ragioni scientifiche per questo. But the scriptures tell us that the reason is the corruption of human society. That's the Ma le cause. scritture dicono che la causa è la corruzione della società umana. And the earth reacts to that. E la terra reagisce a questo. So, therefore we have like that. So, if the earth is in a healthy state, it's going at 7.83 hertz. This is also the vibration of the alpha state, which is the meditation state. Se la terra è in buona salute vibra a 7,8 Hz, che è anche la frequenza dello stato di meditazione, alfa. So if we get the earth and your brainwaves in the same level, it becomes very powerful. E quindi se la terra e anche il nostro cervello vibrano alla stessa frequenza, allora questo è molto potente, salutare. So ancient civilizations seem to have understood this, and therefore they selected certain places on the earth as being very sacred places. E in antichità sembra che fossero molto consapevoli di questo, infatti sceglievano dei punti della terra come luoghi sacri proprio per il loro potere, l'energia. All over the world, England, Europe, Asia, North America, South America, and of course India, all sorts of specific places are considered very sacred because your brain waves are operating properly and you can meditate. Sì, quindi se nei vari continenti, che sia Europa, Asia, Nord America, Sud America e in India, se si va in un luogo sacro e si medita lì, allora il cervello può più facilmente raggiungere le onde alfa di meditazione. We see in all human societies they've developed music. Sappiamo che la società umana ha sviluppato la musica. So if we examine this music, it's quite interesting. Se esaminiamo questa musica è piuttosto interessante. These are based on frequency also, so for each note of the scale there's a specific frequency. Anche la musica è basata sulle frequenze, per ogni nota musicale della scala c'è una determinata frequenza. And they've also correlated these notes, the vibration frequency, with your chakras. E si mette in relazione anche la frequenza delle varie note con i nostri chakra. So of course your chakras are this. On your body we have these sensitive points and they have a certain frequency, and the notes of the scale also vibrate at these frequencies. Quindi i chakra nel nostro corpo hanno determinate frequenze e anche le note della scala vibrano a determinate frequenze. So this also is good for healing work. E queste corrispondenze si usano anche per la guarigione. Each chakra is associated with the organs in that particular area of the body. Ogni chakra è associato a un determinato organo che si trova in quella stessa parte del corpo. And if it's going at the right frequency, the organs are healthy. If it's not the right frequency, unhealthy. E se l'organo vibra alla giusta frequenza è in stato di salute, altrimenti è malato. So by vibrating these particular notes at the right frequency, it gets your chakras at the right vibration, therefore it cures the illness. E quindi se vibriamo determinate note musicali alla giusta frequenza, questi possono operare sul chakra corrispondente e guarirlo. So this is another type of therapy. Quindi questo è un altro tipo di terapia. When we take the notes of the scale and we put it together in certain ways, this is what we call music. Quando mettiamo insieme delle note particolari della scala, otteniamo quello che si chiama musica. And of course we know all societies have their music. E sappiamo anche che la società ha determinate musiche. But scientists have also been curious about the effects of music on plants. Ma la scienza è stata anche curiosa di scoprire l'effetto della musica sulle piante. Plants do not have ears, they don't have nervous systems, they don't have brains.
Le piante non hanno un sistema nervoso, non hanno il cervello, but they like certain types of music and they don't like other types of music. ma amano certi tipi di musica e non gradiscono altri tipi di musica. So they like classical music like Mozart or Indian classical ragas. They like that. They grow very nicely. Amano la musica classica come Mozart e la musica classica indiana. Con queste musiche crescono molto bene. And they don't like very loud percussive music, dissonant music, rock music, etc. E non amano la musica molto forte, percussiva, dissonante, il rock. So they don't grow. E con queste musiche non crescono. So this is rather amazing fact that even plants have likes and dislikes in terms of music. Questo è un fatto veramente incredibile, che anche le piante hanno dei gusti in fatto di musica. So, if plants get affected, animals must get affected by music also. E quindi se le piante vengono influenzate, anche gli animali vengono influenzati dalla musica. So they've done experiments on little mice. E quindi hanno fatto degli esperimenti su molti ratti. And they find again that if you play classical music like Verdi or something, opera music, the mice will heal if they have some sickness. They heal quickly. E hanno trovato che si suona della musica classica come le opere di Verdi con dei topini malati, questi guariscono. And if you put all this heavy rhythmic music, rock music, etc., they do not heal. Mentre se mettono della musica pesante e ritmica rock, i topi non guariscono. But they also found that the classical music, the soft music, improved the brain. E hanno trovato anche che la musica classica sviluppa il cervello The mice became more intelligent e rende le persone più intelligenti just by music. attraverso la musica. And the opposite, if you've had the wrong music, they become less intelligent. E all'opposto, se si ascolta la musica sbagliata, si diventa meno intelligenti. They also found that they exposed the mice to, or the rats to, this loud music for a few weeks, then the rats went crazy. E hanno scoperto anche che se suonano della musica pesante ai topi per molte settimane, questi diventano cattivi. They started killing each other. E iniziano a ammazzarsi l'uno con l'altro. So this is a very extreme effect of just music on animals. Quindi questo è un'influenza estrema della musica sugli animali. Okay. So, if that's the effect on plants and animals, then it must affect human beings also. E quindi se la musica influenza piante e animali, deve influenzare anche gli uomini. So they've done experiments on human beings also, and yes, they found that if you have the relaxing music, then you heal quickly. E quindi hanno fatto esperimenti anche sull'uomo e hanno visto che certi tipi di musica possono guarire. They also found the reason for that. E hanno trovato anche la ragione per questo. And the reason is that this relaxing music will reduce cortisol levels. Hanno visto che la musica rilassante riduce i livelli di cortisolo. And when that happens, then you heal quickly. E quando questo accade si guarisce prima. And of course the opposite is, if you have all this loud music, the cortisol increases. E naturalmente anche l'opposto, che se la musica è troppo forte il livello di cortisolo aumenta. So instead of healing, it destroys. E quindi anziché guarire distrugge. So therefore we can see that we should choose very carefully the type of music we listen to. E quindi vediamo che dobbiamo scegliere molto attentamente il tipo di musica da ascoltare. We see in the modern world, popular music often is very loud, as often it is discordant and like that. So you're going to have very bad effects. Vediamo che nel mondo moderno la musica può essere molto forte e discordante, dissonante, quindi può avere degli effetti molto negativi. It has a use, and that is it excites you, puts more cortisol in you, and that excites you. E l'uso che ha questa musica è che aumenta il cortisolo e quindi ci eccita. So that is very good if you want excitement, like at military. They have marching bands and things like this. Questo è molto buono se si vuole eccitazione, ad esempio nelle marce, le bande che marciano. Or football games. O per i giochi di calcio. Everybody, they want to increase the excitement, so they play all this music. Per le partite di calcio perché vogliono aumentare l'eccitazione, quindi suonano questa musica. Yeah. Unfortunately, the cortisol one is you get addicted to it.
Sfortunatamente il problema è che si diventa assuefatti a questa musica. So once you get the loud music, you have to have more loud music. E quindi quando si ascolta musica forte si vuole ascoltare più musica forte. And the other, of course, is it starts destroying your body. E questo è l'effetto che distrugge il nostro corpo. And possibly your mind, because we see the rats, they went crazy after 2 weeks. E forse anche il cervello, perché si è visto come i topi impazzivano dopo 2 settimane. So we see that sound has a very profound effect on the human being. Quindi vediamo che il suono ha un effetto molto profondo sull'essere umano. And in fact, they use sound as a weapon. E il suono può diventare anche un'arma. So various governments of the world are developing sound weapons. E in diverse parti del mondo stanno sviluppando delle armi basate sul suono. And with such weapons, then you can paralyze a person, make them sick, or even kill them. Con queste armi si possono paralizzare le persone, renderle malate o anche ucciderle. We hear in Vedic literature also some wicked people, they chant mantras and they can curse you or kill you also. Vediamo anche nelle scritture vediche che si parla di persone che furono uccise attraverso dei mantra. So in the modern world, that doesn't look so unlikely because we have sound weapons to kill you or make you sick or whatever. E quindi questo può capitare anche nel mondo moderno, perché se sviluppano le armi sonore ci possono facilmente far ammalare. There was a story that came out last year, a few years ago in the newspaper. It's called the Cuba syndrome. È venuta fuori una storia 2 anni fa sui giornali sul Cuba. Yeah, this is the American diplomats in Cuba started getting sick. In Cuba? Yeah. Che a Cuba le persone iniziavano a ammalarsi. And not one, but many. Non una sola persona, ma molte. And they couldn't figure out why. E non riuscivano a capire perché. Yeah. And it was like, their brains got affected, they got pains in their body, etc. E il cervello veniva influenzato, c'era tensione nel loro corpo, eccetera. It also started happening in Moscow. E questo stava accadendo anche a Mosca. So they've done studies of this, and they eventually figured out that it's probably somebody is beaming some waves into their body. They can't detect it, but something's going into their body from somewhere. E allora hanno iniziato a studiare e hanno visto che qualcuno stava lanciando delle onde nei loro corpi e loro non potevano farci niente. So we see that governments are using those weapons, it looks like. E quindi possiamo immaginare come sono queste armi. Anyway, from the point of view of Vedic literature, we can realize from this that we have to choose very carefully everything about us. Quindi nella letteratura ci fanno capire che dobbiamo stare molto attenti a come usiamo queste cose. Everything in this world can be classified in terms of guna. Ogni cosa in questo mondo può essere classificata come guna. And we have 3 gunas. Abbiamo 3 guna. So tamagun, or the mode of ignorance, is destructive. Tamaguna, il modo dell'ignoranza, è distruttivo. Rajagun, or passion, is exciting or stimulating. Rajaguna, il guna della passione, è eccitante o stimolante. And sattvagun is stabilizing and restorative. Mentre Sattvaguna, il guna della virtù, stabilizza e restaura. So in the Bhagavad Gita, Krishna starts analyzing different things in terms of gunas. E nella Bhagavad Gita Krishna ci fa tutto un elenco in accordo ai guni. Yeah, so for instance we have food, tamasic food, which is going to destroy your body, rajasic food, which makes you very excited, sattvic food, which is very healthy. E quindi ci parla del cibo nei 3 guna, il guna dell'ignoranza distrugge il nostro corpo, in quello della passione ci eccita, nel guna della virtù ci dona la salute. So similar with music, which is very destructive. E quindi c'è la musica che è molto distruttiva, Music which is very exciting, musica che è molto eccitante and music which is very healing. e musica che guarisce. And by exposing ourselves to these things, we can change the gunas. E quindi se ci esponiamo a queste musiche diverse possiamo cambiare il nostro guna. We eat sattvic food, then we can make our body more sattvic. Se mangiamo del cibo sattvico possiamo rendere il nostro corpo più sattvico. We hear sattvic music, we can make the body sattvic.
Se ascoltiamo musica sattvica renderemo il nostro corpo più sattvico. But if we choose tamasic food and tamasic music, then we can destroy our body. Ma se usiamo cibo e musiche tamasiche possiamo distruggere il nostro corpo. So we have to choose very carefully everything in this world. E quindi dobbiamo scegliere molto attentamente ogni cosa. So I explained that usually we think of sound as vibration. Quindi ho spiegato che in genere pensiamo al suono come vibrazione. But now they've discovered that sound has a form. Ma ora hanno scoperto anche che il suono ha una forma. Yeah, so they make this little instrument here with a pad on the top. You see the black pad on top that vibrates with each note. Sì, allora c'è questa macchina che hanno inventato con sopra un rullo di gomma che vibra. Yeah. And you put some white sand on top of the black plate. Si mette della sabbia bianca sopra questo disco nero. And when you play different notes, then that sand starts forming into different patterns. E quando si suona una certa nota, i granellini di sabbia si conformano creando una determinata forma. So each note of the scale has a specific pattern to go with it. Quindi ogni nota della scala forma una determinata So sagoma. not only we hear music, but it's also got some visual representation as well, which we can't see. Non solo si ascolta la musica, ma c'è anche una rappresentazione visuale, visiva, quindi possiamo anche vedere la forma di questa musica. And you can repeat this in various mediums, like even water. You can put the same thing, notes in the water, and you get patterns, same patterns. Si può ripetere questo esperimento anche con l'acqua. Mandate dei suoni nell'acqua e si creano determinate forme. Okay. So we know that mantras are sound. Quindi sappiamo anche che il mantra ha suono. But mantras can also be represented visually. Ma i mantra possono essere rappresentati anche visivamente. And that's called a yantra. E questi si chiamano yantra. So yantras are very popular in India and in Buddhism as well. Gli yantra sono molto popolari in India e anche nel buddismo. So in other words, the sound of the mantra has a visual form also. In poche parole, il suono del mantra ha anche una controparte visiva. The interesting thing about these yantras with representation of the sound of a mantra is that they're very symmetrical. La cosa interessante di questi yantra, che sono la rappresentazione visiva del mantra, è che sono molto simmetrici. They have circles and squares and triangles. Sono formati da cerchi, da quadrati, da triangoli. And the explanation of this is that they actually represent the universe. E la spiegazione di questi è che in realtà essi rappresentano l'universo. And the universe itself is also symmetrical. E l'universo stesso è esso stesso simmetrico. So it is formed with a certain plan behind it. It's not just random. Quindi questi suoni hanno un progetto dietro, non sono fatti a caso, creati a caso. And we can understand that in nature itself. E possiamo capire questo anche dalla stessa natura. So we see the same patterns repeated in very small objects like seashells or pine cones, and also in galaxies. Perché le stesse forme sono ripetute, le troviamo nelle conchiglie, nei pini a forma di cono, nelle varie piante. Of course, why it is so, science cannot explain, but it's just like that. E perché è così, neanche gli scienziati riescono a spiegarlo. And it's all according to mathematical formula. E tutto questo è in accordo a formule matematiche. Okay. So, another type of form. Quindi un altro tipo di forma, When we take different notes of the scale and combine them, 5 notes, 6 notes, or 7 notes, this becomes a raga. quando combiniamo diverse note della scala, che siano 5, 6 o 7, questi formano dei raga. But then a good musician has to take those notes and sing them or play them in such a way that it will manifest a form. E i musicisti devono prendere queste note, metterle insieme in un certo modo affinché manifestino delle forme. So when you learn the raga, there's a verse to go with it which will describe the form. Quindi quando prendete un raga c'è anche un verso che va in accordo al raga che ne descrive la forma. So the form of the raga is a person. Quindi la forma del raga è una persona. But it may be a man, maybe a woman.
Può essere uomo, può essere donna. Then you have 2 arms or 4 arms or Può 6 avere arms. 2 braccia, 4 braccia, 6 braccia. They could be black, they could be white, they could be blue, they could be yellow. Può essere nero, bianco, azzurro, giallo. And they can be doing different activities. E può compiere differenti attività. So when you learn the notes of the raga, you have to learn that form. Quindi quando conoscete le note del raga dovete abbinarlo a And so alla sua forma. when you sing those notes and combinations, you have to manifest that form. Quindi quando cantate queste note in combinazione dovete manifestare una determinata forma. Okay, so another aspect of sound is words. Un altro aspetto del suono sono le parole. Now, in Sanskrit we call this shabda. In sanscrito chiamiamo questo shabda. So shabda refers to word, it also means sound, it also means Vedas. Shabda quindi vuol dire parola, suono o anche Veda. So in the modern world, sound is simply some vibration in air molecules that hits your ear, and your ear vibrates, and then you get some impulse going to your brain. So it's very materialistic. Per il mondo moderno il suono non è altro che una vibrazione con una frequenza che entra nell'orecchio, l'orecchio trasmette lo stimolo al cervello in modo da poter udire il suono, una questione di atomi e molecole. In any case, these words communicate meaning. Invece le parole comunque comunicano dei significati. And through the combination of words, then we get lots of meaning and we get knowledge. E con una combinazione di parole possiamo avere molti significati e ottenere la conoscenza. So this is a very great advancement over animals that have very few words. Quindi questa è una cosa molto grande perché gli animali hanno poche parole in realtà. Mm-hmm. But according to the Vedas, sound is not so simple. In accordo ai Veda il suono non è così semplice. In fact, in the Vedic literature like Bhagavatam, the medium of sound is not air at all. Infatti, in accordo al Bhagavatam, il mezzo attraverso cui viaggia il suono non è l'aria. It's something called akash, ma è qualcosa che si chiama akash, which we sometimes translate as ether. che a volte viene tradotto come etere. Now, ether was an element for the Greeks also. L'etere è l'elemento per, The Greeks. anche per i greci era un elemento. But in modern science, they say, it's fisico, all nonsense. mentre la scienza moderna lo ignora. But apparently modern scientists also, some scientists are coming back, maybe there is an ether because certain things happen in the universe across vast distances where there is no air or anything, but things are traveling through that. Waves are traveling through some substance, so they say maybe that's ether. Però anche per il mondo moderno forse c'è un barlume di pensiero che forse esiste l'etere, perché ci sono dei punti nello spazio in cui non c'è aria, però lo stesso suono riesce a propagarsi. Yeah. So sound is more subtle than we think it is. Quindi il suono è l'elemento più sottile che esiste. And according to the Vedas, the original sound is spiritual. E in accordo ai Veda il suono originale è spirituale. Yeah? And it's through that sound that the Vedas manifest. Ed è attraverso il suono che si manifestano i Veda. So the Vedas look like material sound because we can say it and hear it, but actually it is spiritual sound. Quindi i Veda sembrano suono materiale perché li possiamo enunciare e anche ascoltare, ma in realtà sono suoni spirituali. And because the sound is spiritual, it has great power. E poiché il suono è spirituale, porta con sé un potere. So the syllable Om is very famous in the Vedas. La sillaba Om, ad esempio, è molto famosa nei Veda. It's one single sound, but it contains all Vedic knowledge. È un singolo suono, ma contiene tutta la conoscenza vedica. And it's also equated with the Supreme Lord himself, Vishnu or Krishna. Ed è collegata anche al Supremo Signore stesso, Krishna, Vishnu. So because it's so simple, at the same time it includes everything, it is glorified in the Upanishads. E poiché è così semplice ma include ogni cosa, viene glorificato nelle Upanishad. And we'll find over and over different Upanishads are glorifying this one little simple syllable. E troviamo che ripetutamente nelle Upanishad si glorifica questa semplice sillaba. Yeah. So this is a mantra.
Quindi questo è un mantra. Which is very powerful because it represents the Lord. Ed è molto potente poiché rappresenta il Signore. Okay, so this spiritual sound is also important because it's involved in the creation of the universe, which is material. Quindi questo suono spirituale è molto importante perché coinvolge anche la creazione dell'universo, che è materiale. So we know that there's a description in Bhagavatam that Mahavishnu glances over Prakriti and this starts producing the material world. Quindi sappiamo dal Bhagavatam, dal Mahavishnu Purana, che questo suono è importante perché crea il mondo materiale. But once the universe is formed, then Vishnu produces Brahma, and then Brahma's trying to create the universe, but he can't do it. Ma quando l'universo viene emesso, c'è una difficoltà perché Brahma deve continuare la creazione, ma non è capace di farlo. And then Krishna plays his flute. E Krishna allora suona il suo flauto. And Brahma hears that sound, it becomes the Gayatri mantra, which is an expansion of Om. E allora Brahma sente questo flauto, questa melodia che diventa il Gayatri mantra, che è un'altra piccola sillaba. And then suddenly he's able to create all the planets and all the bodies for living entities. E allora all'improvviso Brahma riesce a creare tutti i pianeti, tutti i corpi. So in other words, Brahma got his intelligence to create through sound. Quindi, in poche parole, Brahma ottiene l'intelligenza per creare attraverso il suono. Even in modern science, they say that sound was integral in the creation of the universe. E persino nella scienza materiale mondana si dice che il suono è molto importante nella creazione dell'universo. So first there was the Big Bang. Loro dicono infatti che c'è stato un Big Bang. And after that, sound started expanding. E che dopo questo il suono è iniziato a espandersi. And this is how the universe formed. E si è creato l'universo. Of course, this is material, but we're more interested in spiritual sound. Questo, vabbè, è una concezione materiale, ma ha una corrispondenza anche con la creazione dal punto di vista spirituale. So as I said, Om is mantra. Quindi l'Om è un mantra. Vedas is made of mantras. I Veda sono fatti di mantra. So mantra literally means, man stands for manas means mind. Il mantra significa letteralmente manas, traya, che viene dalla mente. Yeah, so tra means to deliver. Tra significa liberare. So mantra is the sound which can deliver your mind or free your mind. E quindi il mantra è il suono che può liberare la nostra mente. But how can some sound, which we think is material, liberate your mind from the material world? Doesn't look possible. Ma come può un suono che è materiale liberarci dalla materia? È impossibile. The answer is, it looks like it's material sound, but it's not. It is spiritual sound. La soluzione è che sembra un suono materiale, ma non è così, perché è un suono spirituale. So the mantra comes from the spiritual dimension. Somehow it ends up in our material dimension. E quindi il mantra viene da una dimensione spirituale, ma in un modo o nell'altro arriva nella dimensione materiale. So it's also explained how that takes place. E quindi viene spiegato anche come questo accade. So the spiritual sound from the spiritual realm is called para. Quindi il mondo spirituale e il regno spirituale sono apara. Then it takes on coverings. Poi ottengono una copertura. So the first covering is called pasyanti. E la prima copertura è chiamata pashanti. And with that covering, then you can detect it with your mind. E con questa copertura si può capire attraverso la mente. It takes another covering called madhyama. Ma poi c'è un'altra copertura chiamata madhyama. So then you can think about it with your logical mind, intellectual mind. E con quella si può comprendere attraverso la mente intellettuale. This is a sound. This sound means that. Quindi questo è il suono significa questo. And then the fourth stage is called vaikari. This means verbal. We can actually say the sound or hear the sound. E con l'altra quarta copertura, che si chiama vaikara, si può dire, pronunciare
questo suono è anche udirlo. So in other words, it becomes available to our sense of hearing and speaking. In poche parole diventa accessibile al nostro senso dell'ascolto e del parlato. It also progresses through the chakras, from the bottom chakra upwards to your throat chakra, so you can say it. Dopo il suono procede attraverso i chakra, dal chakra più basso fino a quello più alto che è sul viso, la gola, in modo che possiamo anche dirlo, esprimerlo. But we should understand that all of this is discovering, and the para, or the spiritual sound, remains there, but it takes these coverings so that we can detect it with our senses and our mind. Quindi dobbiamo capire che il suono è spirituale, appara, quindi non dovremmo essere in grado di sentirlo per via di queste coperture, e invece riesce ad arrivare fino a poterlo esprimere, dirlo. So we detect it with our ear, but actually it's got the para element in it also. Quindi grazie ai sensi che noi possiamo udirlo, lo sentiamo dall'orecchio, attraverso l'orecchio, ma rimane appara, spirituale. So we can detect it with our senses, gradually it goes back, and we can penetrate and get the para effect of it. Quindi lo ascoltiamo attraverso i sensi, lo immagazziniamo attraverso i sensi, anche se appara, però diventa appara perché entra dentro il nostro corpo materiale. So, in other words, we take it with the ear, then we can think about it, this means this or this means that, we get in our mind, but eventually it affects the atma, the soul. Okay, that's the spiritual part. Quindi entra attraverso le orecchie, possiamo analizzarlo concettualmente, il suono è questo, è formato in questo modo, ma in ultima analisi entra nell'alma, la nostra anima. And when the atma is full of that spiritual energy, you can enter into the spiritual world, the spiritual dimension. E quindi quando entra nell'anima è pieno di energia spirituale, ci può trasportare nella dimensione spirituale, nel regno spirituale. Mantra may look material, but it has spiritual effect. Quindi il mantra appare come materiale, ma ha un effetto spirituale. Interesting enough, we can demonstrate that mantras have positive material effects. È interessante notare che possiamo proprio vedere come il mantra ha degli effetti materiali positivi. So they've done experiments like chanting Gayatri Mantra, have people do that, and they find, yes, it affects your DNA. E quindi hanno fatto degli esperimenti, hanno visto come recitando il Gayatri Mantra per molto tempo, questo influenza anche il DNA. It can unwind your DNA and make it more healthy. Unwind the DNA? Yes, all tangled up, so it unwinds and makes it healthy again. Allora hanno srotolato il DNA per analizzarlo. Yeah. They also found a recent, maybe 15 years ago, telomeres. They're on your chromosomes. You have these little caps at the tips of your, like little socks on your chromosomes. 13 anni fa hanno visto che nei nostri cromosomi ci sono come delle piccole capsule. So if you have long socks, you're healthy. If you have short socks, you're not healthy. Come delle calze, delle coperture. Se ce le abbiamo lunghe siamo in salute, altrimenti siamo malati. So usually when you're young you have long socks, and then when you get older they get shorter and shorter, and when you're very old they're very small. Quindi in genere quando si è giovani queste calze, queste coperture sono lunghe, poi da anziani diventano sempre più rimpicciolite. So the shorter your telomeres are, the less resistance you have, the more diseases you get, no immune system, etc. Everything breaks down as your telomeres get shorter and shorter. Quindi più sono corte questi telemedi, ora non ricordo il nome scientifico, più vuol dire che siamo vecchi o anche malati. So it's a very easy measurement of your health state. Quindi è un modo molto facile e semplice per misurare la nostra salute. So they've done experiments with different things, how to get your telomeres growing, make them bigger, make you healthier. Quindi hanno fatto diversi esperimenti, come rendere queste particelle più salutari. Più giovanili. So they tried soft music, yes, maybe 5% increase. Quindi hanno provato a somministrare della musica dolce e queste particelle sono cresciute un pochino. Walk every day for 10 minutes, 5% increase. Hanno visto che camminando un po' di tempo, 5 minuti al giorno, sono aumentate ancora di dimensioni del
5%. Do regular yoga, 5% increase. E facendo yoga regolarmente un altro aumento del 5%. Do Tai Chi, Chinese exercise yoga, and then 5% increase. Facendo Tai Chi, esercizi cinesi, un altro aumento del 5%. Take vegetarian food, 5% increase. Se si mangia vegetariano, altro aumento del 5%. Meeting together once a week and just talking together with people, socializing in a very friendly way, 5% increase. Incontrarsi una volta alla settimana, socializzare, chiacchierare insieme ad altre persone, altro aumento del 5%. And then they did kirtan, E poi c'è il kirtan. and they got 43% increase. 40? 43%. 43%. Cantando nel kirtan un aumento del 43%. So it's a good combination of music, being together, mantra, vegetarian food. So it's a very good combination to increase your health. Quindi cose come cantare insieme, incontrarsi, mangiare molto sano, tutto questo insieme ci dà un grande aumento di salute. So it has good positive effect on your health. E quindi questi suoni hanno un effetto molto positivo sulla nostra salute. And of course, on your subtle body, that's your mind, of course, it also has a good effect. E naturalmente anche sul nostro corpo sottile, sulla nostra mente. By, chanting mantras, you could get your breathing proper and your mind is more peaceful. Perché cantando i mantra la respirazione si assesta e siamo più rilassati, soddisfatti. But we are not so much interested in the health or psychological effects. We're interested in the spiritual effects. Ma noi non siamo così tanto preoccupati per l'effetto sul corpo o l'effetto sulla mente, ma sull'effetto spirituale. But you cannot measure spiritual effects through science. Ma non si possono misurare gli effetti spirituali con la scienza. So we have to depend on scripture or testimony or sages or acharyas. E quindi dobbiamo rifarci alle scritture come testimonianze oppure chiedere ai saggi And that testimony we have. e usarli come testimonianza. And so, what is the spiritual effect? E quindi qual è l'effetto We spirituale chant a mantra, what should happen? del cantare il mantra? Cosa succede? So, the effect is, if you chant the mantra, you should realize the form that is Krishna. Chant Krishna's name, you should realize Krishna. Perché cantando il mantra dovremo realizzare la forma di questo nome spirituale, che è Krishna, quindi dovremo realizzare Krishna. Well, we've seen that even notes of the scale have form. Abbiamo visto che anche le note della scala hanno una forma, So, spiritual sound also has form. e quindi anche il suono spirituale ha una sua forma. So the form of Krishna mantra is Krishna himself. E quindi la forma del mantra di Krishna è Krishna stesso. We chant the name Krishna, we realize Krishna. E siccome Krishna è un nome, noi realizziamo Krishna. Siccome è il nome di Krishna, realizziamo Krishna. Of course, we chant a special mantra, Hare Krishna. Naturalmente noi cantiamo un mantra speciale, Hare Krishna. So we're not only chanting Krishna's name, we're also chanting Radha's name. E quindi non contiene solo il nome di Krishna, ma anche quello di Radha. Therefore, we can realize Radha and Krishna. E quindi, pertanto, possiamo realizzare Radha e Krishna. So what is the effect of realizing Radha and Krishna? E quindi qual è l'effetto di realizzare Radha e Krishna? Why should we chant that name, not something else? Perché dovremmo cantare quei nomi e non altri nomi? So everybody's goal is happiness. Tutti stanno cercando la felicità. And everybody is striving to avoid pain, suffering, and get happiness. Tutti stanno cercando di evitare il dolore, la sofferenza e di essere felici. So, of course, in the material world, the happiness is always mixed. It always ends. Quindi naturalmente nel mondo materiale la felicità è mischiata. And the scriptures tell us you can get eternal happiness. Ma le scritture dicono che possiamo ottenere una felicità eterna. So that is the goal of spiritual life. Ultimately, you get eternal bliss. E quindi questo è lo scopo della vita spirituale, di ottenere una felicità eterna. So, we're chanting the name of Krishna. Who is Krishna? Quindi noi cantiamo il nome di Krishna, ma chi è Krishna? So the word Krishna is made of two syllables, Krishna. La parola Krishna è formata da due sillabe, Krishna. Krishna means the source of all existence, everything. Krish vuol dire la fonte di ogni esistenza, di ogni cosa. Na means the source of all bliss.
E Na vuol dire la fonte di ogni piacere. So therefore, if you realize Krishna, you realize all bliss. E quindi se realizziamo Krishna, realizziamo la completa gioia. We also chant the name Rama, Hare Krishna, Hare Rama. Noi cantiamo anche il nome di Rama, Hare Krishna, Hare Rama. And Rama means the person who gives bliss. E Rama vuol dire la persona che dà il piacere. If we realize Krishna, he will give us bliss. E quindi se realizziamo Krishna, egli ci darà la gioia. We chant the name Hare, that's for Radha. Hare, il nome Hare, sta per Radha. And Radha is the Shakti of bliss, the energy of bliss. E Radha è la Shakti della gioia, l'energia di gioia. So if we realize Radha Krishna, then we're realizing bliss, bliss, bliss. E quindi se realizziamo Radha Krishna, realizziamo gioia, gioia, gioia. So that is the final effect of mantra. Quindi questo è l'effetto finale del mantra. It is sound, but it is spiritual sound, and it elevates us to the highest bliss. È un suono, ma è un suono spirituale che ci eleva fino alla gioia suprema. It has effects on your body, on your mind, but ultimately it's the Atma, the Jiva, that experiences the bliss. Ha effetto sul nostro corpo, sulla nostra mente, ma in ultima analisi ha effetto sulla nostra anima. So if we chant the mantra, we get all positive effects. Quindi se recitiamo il mantra otteniamo tutti effetti positivi. But of course, we're most interested in the spiritual level, the Atma level. Ma ovviamente la comprensione più importante è quella del livello spirituale. And of all the different mantras, the Hare Krishna mantra is called the Maha Mantra, or the great mantra. E fra tutti i mantra, il mantra Hare Krishna o Maha Mantra è il mantra più grande. Because it gives the highest possible bliss. Perché possiamo ottenere la più alta felicità possibile. So through chanting the mantra, very simple words, we get into the spiritual universe. E quindi se recitiamo il mantra possiamo entrare nell'universo spirituale. We transcend all the darkness and tangle of the material world. Possiamo trascendere tutto il buio e l'intrappolamento delle energie materiali. Hare Krishna. I think we're over time. So. Question? The question is, so you're chanting, but sometimes you feel the sound, like you feel good when you chant, and sometimes you don't feel it. So why is that? Noi stiamo cantando il mantra, a volte ci sentiamo bene, ma altre volte non ci sentiamo bene. Come mai? Of course, in the spiritual world, it is always blissful. Ovviamente nel mondo spirituale si è sempre gioiosi, In the material world, we're covered. ma nel mondo materiale siamo coperti. The Atma is there, and then we have gross body and subtle bodies. C'è l'atma, ma c'è anche il corpo grossolano, quello sottile. And in the mind, the subtle body, we have our desires, our karmas, etc. E nel mondo, nella mente, nel corpo sottile abbiamo i nostri desideri, il nostro karma, eccetera. So these block the influence of the mantra. Quindi questo blocco influenza il nostro mantra. So some mantras are less powerful and very difficult to get the effect, no effect maybe for most people. Quindi certi mantra sono meno potenti e quindi hanno meno effetto sulle persone. The name of the Lord is most powerful. It can penetrate even dull people with lots of coverings. Ma il nome del Signore è molto potente, può penetrare anche nelle persone più ottuse che hanno le più grosse coperture. We see that Ajamil was not a devotee, and he just named his son Narayana, which is the name of the Lord, and he destroyed all of his karmas. Vediamo come Ajamila, che era stato un devoto, e chiamò suo figlio Narayana e semplicemente chiamando il suo figlio riuscì a liberarsi di tutto il suo karma. So the name of the Lord is more powerful than other mantras. Quindi il nome del Signore è più potente di altri mantra. And of course, of all the names, Krishna is the most powerful name because it's absolute bliss. E ovviamente fra tutti i nomi Krishna è il più potente perché lui è la gioia assoluta. So we have the coverings, they can pierce, but still the coverings are there. So we keep chanting, gradually the coverings get destroyed. Quindi è vero che abbiamo tutte queste coperture, ma se continuiamo a cantarlo, queste coperture piano piano si dissolveranno. So in the beginning stages, then sometimes the mantra gives effect, sometimes it doesn't because the coverings are there, they're not getting destroyed too quickly.
Quindi a volte quando recitiamo il mantra l'effetto è lì, ma altre volte l'effetto non c'è perché queste coperture impediscono la piena riuscita. We have different stages of bhakti. One is called anartha nivritti. That's where you're in the process of destroying all these coverings. Ci sono diversi processi della bhakti, una anartha nivritti, quando queste coperture devono ancora essere distrutte. The next stage is called nishta. La fase successiva è chiamata nishta. At that stage, the coverings are still there, but when you chant, it's steady. So you get a steady effect, and it's not sometimes not, just pretty steady. A livello di nishta la copertura c'è ancora, ma siamo più stabili, quindi quando recitiamo il mantra anche l'effetto è più stabile. And if you go to further stages like ruchi and asakti, then the effect is very powerful. E nello stadio di ruchi e shakti, quelli successivi, l'effetto del mantra è molto potente. And if you get to bhava, then finally the form of the Lord manifests. Ed è a livello di bhava che la forma del Signore infine si manifesta. Molto interessante questo aspetto degli effetti sui corpi sottili. Vuol dire il dosaggio, quanto è importante la ripetizione per avere degli effetti. It's very interesting the effect that the mantra has on our subtle body. But he would like to know the quantity, how much quantity and repetition of the name we need in order to have a proper effect. As I mentioned, even not a devotee, he chanted the name. The first time Ajamil named his son Narayana, simply that sound destroyed all of his karmas, which are in your subtle body. Sì, come ho menzionato prima, a Jamila, che non era più devoto, semplicemente per aver chiamato suo figlio Narayana, vide tutti i suoi peccati distrutti. So he was not a devotee, but then he didn't have any offenses. Lui non era un devoto, però non aveva una natura da offensiva. If we have offenses, then the effect is slower, but nevertheless we still get destruction of karmas, etc. taking place pretty quickly. Se facciamo offese, ovviamente il processo è più lento, però ugualmente possiamo avere l'effetto di distruggere il karma. And much quicker than trying to do it through the process of yoga. You can do it through yoga, but it will take you thousands of years. È comunque sempre più veloce che praticare lo yoga, perché se cerchiamo di arrivarci con quel processo ci vorranno centinaia d'anni. That's why we see the pictures of the yogis in our book. They're all very long hair, they're old, etc., because they've been practicing for thousands of years. Ecco perché quando vediamo le immagini degli yogi hanno sempre i capelli molto lunghi, l'aspetto molto vecchio, perché praticano per migliaia di anni. However, that's also a secondary effect and a secondary result for the devotee. Ad ogni modo questo è solo un effetto secondario, subordinato per il devoto. The devotee is not so much interested in destroying karmas and all of that. He's more interested in the Atma developing love for Krishna, unconditional love. Perché il devoto non è tanto interessato a distruggere il suo karma, ma a sviluppare un amore incondizionato per Krishna. So the two things happen simultaneously. Quindi le due cose accadono simultaneamente. The more you develop love for Krishna, the more you destroy your karmas and everything else in your subtle body. Quindi più sviluppiamo amore per Krishna e più distruggiamo i nostri anartha anche a livello del corpo sottile. So, is our service also connected somehow with sound? Because through service we can advance. Are they connected? Chiede la connessione tra il servizio e il suono, perché anche attraverso il servizio noi avanziamo. We have different types of bhakti. Noi abbiamo differenti tipi di bhakti. So we can engage our ear in hearing, like kirtan. We can also hear Bhagavatam. It also does the same effect. Possiamo impegnare il nostro ascolto, il nostro udito, ascoltando il Bhagavatam o il Kirtan. We can take prasadam. Possiamo prendere prasada. That also destroys your karma. Anche questo distrugge il nostro It karma also produces prema. e sviluppa prema. We can serve the deity by making garlands or cooking. This also destroys your karmas and helps develop prema.
Possiamo servire la divinità anche cucinando, facendo altri servizi, vestire le divinità, anche questo fa sviluppare prema e distrugge il karma. So they all have effect because we're directing that to form of the Lord. E tutti questi hanno effetto perché li stiamo dirigendo verso la forma del Signore. And we're doing it with unconditional love. E stiamo sviluppando così amore incondizionato. So engaging all the senses in serving Krishna will destroy karmas, give us the prema. E quindi con tutti i sensi che servono Krishna noi stiamo sviluppando il prema e distruggendo il karma. However, the most powerful means is through chanting the name of Krishna. That's the most powerful means of doing that. Tuttavia lo strumento, il mezzo più potente è il canto del santo nome di Krishna. And therefore, Lord Chaitanya has made that the primary activity of the devotee. E per questo il Signore Chaitanya l'ha data come attività primaria per i devoti del Signore. But we combine it with all these other activities also. Però possiamo combinarlo anche insieme a tutti gli altri servizi. Riguardo il mantra, perché appunto i mantra di sera sono spirituali, ovviamente il mantra è quello più potente, però il mantra dove appunto si parla del Della sono sempre mantra spirituali o vengono dai pianeti, sempre materiali però dove vivono tutti i Della. Saying that there are different spiritual mantras, among which the Maha Mantra is the most powerful. She's asking about the mantra dedicated to devas. She wants to know whether they are spiritual or whether they are material, even if they are elevated, materially elevated. Yeah. So, because the subject of the mantra, the person we're directing to, is a devata, the devata is our material. Sì, perché le persone a cui sono indirizzati i mantra sono i deva e loro sono materiali. So they have an effect, but they have an effect to elevate us in the material world. Quindi hanno sì un effetto, ma hanno l'effetto di elevarci a livello del mondo materiale. So they give a material positive effect, but they can't get you the spiritual effect. Quindi ci possono dare un effetto positivo materiale, ma non spirituale. Okay? Okay. Hare Krishna. Jai, Sua Santità Bhanu Swami Maharaj ki Jai.